Top Driver present Street Night Racers. Street Night Racer is here. Signore e signori, benvenuti a Picco Serpente per una nuova puntata di Street Night Racers, il torneo di auto modificate inviate da voi. E in questa occasione, qui insieme a me, c'è il magnetico Max Power. Ciao amici, qui a Top Driver oggi ci aspetta una gara tonante. Mettete un like sulla fiducia, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. E ora, come se fosse adesso, passiamo alle presentazioni di rito. Qui dal Secret Garage abbiamo i concorrenti già pronti. In primo in gara è Luke Rivetto con la sua Ford Mustang Boss del 69 dal nome Scorpio. Questo pungente modello corre per il team YK Races, che porta in pista il suo secondo pilota per Street Night Racers. Passando avanti con l'Union il team GT11 porta in pista una Jaguar F-Type Blue Arrow guidata dal giovane pilota Joe Pro Gamer. Abbiamo grandi aspettative per lui, vedremo come affronterà la gara. Ora la pallida Toyota 2000 GT alla guida di Snowflake. Per il team Roadrunner c'è un amico canadese, Josh Tramer, che ha fatto un lungo viaggio per partecipare a questo evento. Un caldo benvenuto! Ultimo concorrente per oggi, per la scuderia Diecast Racing Team presentiamo Vernita Green. La pilota siede al volante di una RS Tuner dal nome Green Draft con il peso di 37 grammi. Questa scuderia è già conosciuta grazie al canale YouTube di Diecast Racing. Date un'occhiata al suo canale, non rimarrete delusi. Cari spettatori, siamo quasi alla conclusione della prima ondata di questo torneo. Ci sono solo 4 posti in palio e dopo questa gara saranno solo 2. Beccatevi intanto questo riepilogo e andiamo spediti in griglia di partenza. Davanti in gara 1 c'è Scorpio a sinistra e Blue Arrow a destra, mentre dietro di loro rispettivamente Green Draft e Snowflake. Motore, frizione, lancio. Partenza al razzo della Jaguar, Scorpio accelera ma perde il controllo alla chicane. Passano in colmi Blue Arrow e Green Draft mentre Snowflake rimane bloccato. Joe Pro Gamer fila liscio fino a Viale Serpentello tagliato il traguardo per primo, seguito da Vernita Green che senza forzare la mano si prende i 3 punti. Subito doppio DNF per Scorpio e Snowflake. Si inizia subito con un gap importante, ma noi vogliamo a gara 2 per vedere la risposta piccata dei concorrenti. Ora davanti a sinistra c'è Green Draft, mentre alle sue spalle Snowflake. A destra Scorpio e dietro Blue Arrow. Le coppie sono pronte, abbraccio di motori e via col tango! Uscita facile per il davanti che stacca il gruppo. Ancora un errore per Scorpio che esce di nuovo. Il gruppo di coda rimane impantanato in un incidente bollente, mentre Vernita Green fugge via. Senza guardarsi le spalle va a tagliare il traguardo in tranquillità, aumentando il vantaggio con un sostanziale distacco. Al momento 8 punti per Green Draft. Pazzesco, triplo DNF per gli altri concorrenti, tutti fermi dopo la curva Mamushi. Follia pura! Già a metà gara ci sono delle situazioni scomode. Vedremo se i nostri eroi riusciranno a sbrogliare la matassa. Per gara 3 davanti a sinistra Snowflake con tanta voglia di rivincita, mentre dietro di lui Blue Arrow con il numero 11. Alla destra Green Draft e dietro lo sfortunato Scorpio del team Wake Race. Motori indiavolati allo start, senza esitazione, partenza cannone. Gruppo compatto, nessuno vola un centimetro, ma di nuovo DNF per Scorpio. Green Draft scavalca il Jaguar, ma una gomitata Blue Break blocca l'avversario. Snowflake è veloce con la coda dell'occhio di arrivare al Jaguar, chiude la corsia e arriva primo! Incredibile, Max! Manovra intelligente di Josh Tramer che azzanna la prima posizione mettendosi Blue Arrow alle spalle, mentre Green Draft riesce comunque a dire la sua piazzandosi terza. Terzo DNF consecutivo per Scorpio che ormai è fuori dai giochi. Potrebbe eguagliare il record negativo di punti di The Church, ma non credo che sarebbe contento. La situazione prima del finale è la seguente: Green Draft guida la classifica con 10 punti, seguito da Blue Arrow con 8, terzo con 5 punti il canadese Snowflake, mentre ancora 0 Scorpio
Scorpio di Luke Rivetto. Final round! Blue Arrow davanti a sinistra in griglia e dietro di lui Scorpio. Sulla destra invece troviamo Snowflake e Green Draft che ormai ha quasi la certezza del passaggio del turno. Tutto pronto! Motore, azione, propulsione! I due piloti in corsia esterna spingono sul gas e attaccano e staccano il gruppo Ashcan. Affronta la curva passando altissimi, intertempo spaziale! Grindelwald si ribalta, Scorpio prova il sorpasso sul Tigno. Blue Arrow si mette di traverso e gli nega la gioia della vittoria, rispettivamente primo e secondo per loro. Arriva terzo Snowflake, ma non basta per insediare le posizioni alte della classifica che vedono la Jaguar del team GT11 salire a quota 13 passando il turno con una tranquillità disarmante! Riesce a passare le fasi finali di Street Night Racers anche Green Draft, che nonostante il DNF forte dei 10 punti acquisiti stacca il pass per il torneo finale. Grossa delusione per il team Wakey Races che non riesce a portare una seconda vettura nel finale di stagione. Veramente un peccato. Vogliamo soffermarci anche sul tabellone. Come vedete rimangono solo 2 posti liberi che verranno assegnati nella prossima puntata del nostro evento notturno. I piloti hanno davvero tempi eccezionali, tutti sotto gli 8 secondi. Sappiate che saranno proprio i tempi in gara a decretare come verranno composte le batterie per l'evento finale. Ad esempio, il primo andrà in batteria con il quinto, il nono e il 13°. E il secondo insieme al sesto, al 10° e al 14°, il terzo insieme al settimo, il 21°, l'80°. Abbiamo capito, Max! Era solo un esempio! Intanto, vi ricordiamo che in descrizione ci sono tutti i link utili per continuare a seguirci. Commentate e continuate a seguire il nostro canale. La prossima settimana prosegue l'evento Outsider. Non mancate! Ogni sabato mattino un nuovo episodio. Buonanotte, buone botte da Max Power! Un grande saluto da tutto lo staff di Top Driver, dove i motori non dormono mai!